Occhi di lince, buongiorno. Mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Allora, oggi, come avevo detto nel video precedente, parlerò di mal di schiena. Allora, il mal di schiena nello yoga viene interpretato secondo la mia visione, molto umile, la mia visione di un professionista da più di 40 anni nel fitness e nello yoga e tante altre discipline, non è esattamente compito dello yoga, ma lo yoga o le posizioni di yoga potrebbe prevenire il mal di schiena. Cerchiamo di comprendere proprio cosa vuol dire il dolore acuto e il dolore cronico. Prima di questo, via la sigla! Allora, utilizzerò dei piccoli concetti. Il dolore acuto è quello che quando faccio una posizione o faccio un movimento e mi blocco con la schiena e rimango con questo dolore per un po' di tempo, ma prima dei 3 mesi. Dopo 3 mesi è considerato un dolore cronico. Attenzione, questo discorso di 3 mesi può essere elastico, un po' di meno o un po' di più. Per cui quando ho un dolore acuto non è assolutamente il nostro compito. Cerchiamo di chiarire questa cosa, perché tanti dei miei allievi negli anni mi chiedevano: ma Edo, fammi vedere una posizione perché ho le schiena, mi fa male la schiena, mi sono bloccato ieri, no, no, oggi vi farò vedere 2 posizioni per cercare di resettare il sistema primario che sarebbe il sistema respiratorio. Per cui non è neanche più di tanto una posizione di yoga, ma è una maniera di migliorare l'aspetto respiratorio dovuto al dolore per cercare di migliorare il dolore. Per cui gestire il dolore, abbassare il livello del dolore. Vorrei riprendere il concetto dello yoga e il mal di schiena oppure del dolore. Conosco dei metodi che lavorano proprio in funzione da questo tipo di approccio. Attenzione, potrebbe funzionare, qualche volta magari uno ha fatto una posizione o 2 o per un po' di tempo ha migliorato il dolore, ma è una cosa che potrebbe succedere così per caso, oppure funzionare oppure non funzionare. Quindi, ripeto, non è il nostro mestiere. Ci sono tanti professionisti bravi, fisioterapisti, sono i medici. Allora, visto che questo tipo di approccio nello yoga verso il dolore alla schiena non va bene, io vi farò vedere 2 esercizi, ma proprio basilare. La persona ha un blocco alla schiena durante la lezione o nel quotidiano ha preso un vaso, ha preso qualcosa di pesante, io la prima cosa che dico a questa persona è sdraiarsi per terra, perché già è molto difficile fare questo compito. Si sdraia per terra, adesso faccio vedere, fletto le gambe, rilasso le braccia, se per caso
dovesse aver bisogno, metto un cuscino sotto la testa e dico di soltanto respirare con la parte bassa dell'addome, perché già sarà difficile che riesca a mettersi in questa posizione e di portare il respiro nella parte inferiore dell'addome. Potrei anche mettere le mie mani, oppure lui stesso mettere le mani sopra l'ombelico, in modo tale che il respiro vada in quella direzione e la persona sta lì per circa 3 minuti o anche di più. Vedrà che sarà già difficile stare in questa posizione, ma se veramente porta il respiro sotto l'ombelico, vedrà che questa persona starà meglio. Mano a mano la persona espirerà, butterà fuori l'aria, sentirà che il tratto lombare si appiattisca sempre di più a terra. Questa respirazione si chiama high-low, alto e basso. Riposa il viso, la bocca, la lingua. Se per caso la persona non riesce a flettere le gambe, mettete dei cuscini sotto le ginocchia, sotto le gambe e rimani lì per un po' di tempo. Circa 3 minuti o di più. Bene, questa diciamo che è la prima cosa da fare quando uno si blocca con la schiena. La seconda posizione è esattamente al contrario. Bisogna vedere se questa persona riesce ad apportare la pancia in giù, quindi molto piano, si appoggerà le mani, si sposterà le gambe e andrà giù in basso. Se ha bisogno cercate di aiutarla e giù completamente l'addome, gomiti rilassati e la fronte sopra il dorso dei palmi. Questa posizione sarà un po' più difficile. Se la persona riesce, potrebbe anche appoggiare i gomiti e guardare verso l'orizzonte. Bisogna vedere fino a che punto questa persona non aumenti ancora più il dolore, perché più ho il dolore, più alleno il dolore. Il nostro sistema nervoso centrale impara tutto. State attenti di non continuare a sentire il dolore. Questo dolore acuto potrebbe diventare un dolore cronico. Stiamo molto attenti. Io mi ricordo ancora nella scuola dove mi sono diplomato, la scuola Giotin di Renato Turle, mi ricordo i miei colleghi che all'inizio della lezione parlavano tra di loro dei loro problemi, dei loro dolori, schiena, ginocchio, collo, spalle, eccetera. E poi dopo, successivamente, c'era la lezione. Quindi fare yoga o fare qualsiasi tipo di attività con il dolore, io assolutamente non dico di farlo. Casomai cerco di abbassare il livello di dolore attraverso dei sistemi precisi di gestione del dolore, come può essere un movimento di mobilità analitica, di mobilità articolare analitica per il polso, per la mano, per il collo o per il bacino, per le anche, per la schiena, oppure attivare il sistema visivo, oppure attivare il sistema respiratorio, che in questo caso, oppure anche attivare il sistema vestibulare per cercare di abbassare il dolore. Abbasso il
il livello di dolore. Se è un dolore 8 nelle scala da 0 a 10, passo a 4, allora sì, potrei fare qualche posizione di yoga. Allora, le posizioni di yoga. Ho fatto questi 2 esercizi, ho migliorato tantissimo, da un dolore 10 a 2 o 3, potrei fare qualcosa. Potrei fare qualche posizione di yoga. Sì, potrei. Ok? Questo nel caso del dolore acuto, ma vi ripeto, non è il nostro compito. Però se la persona è lì, io glielo dico di fare almeno queste 2 posizioni e vedo come questa persona si è trovata. Ok? Dolore cronico. Bene, dolore cronico, devo fare un controllo di una avaliazione. Devo cercare di capire il suo storico, le cicatrici, interventi chirurgici, tatuaggi, i dolori pregressi e ricorrenti, poi la camminata, poi se la persona è lassa, poi se la camminata, quindi vedere esattamente se la PMRF è da destra o sinistra. Devo fare diverse cose nell'accademia dove ho fatto io, che è 4Move Italia, Academy 4Move Italia, che è a Firenze. Ho fatto tutto un percorso di neurologia funzionale, per cui so esattamente come utilizzare questo protocollo e ovviamente cerco di usare per cercare di abbassare il dolore e poi la pratica. Però fare la pratica di yoga con il dolore, io suggerisco proprio di no. So che molti dei miei colleghi questa cosa non lo sanno e non saranno d'accordo con me. Ma se volete sapere o informarvi di certi aspetti precisi per quanto riguarda l'abbassare il dolore, iscrivetemi qua sotto sui commenti, perché sono sicuro che se non è successo con un vostro allievo o vostro cliente, sarà successo proprio a te. Perché è successo a me tante volte, tantissime volte. Sono sicuro che ho delle protusioni. Ho 56 anni. Dopo una certa età abbiamo tutti o l'ernia o le protusioni. Per cui bisogna proprio sapere quello che uno sta facendo. Non pensare di aver fatto magari un corso e quello ha detto di fare quella posizione e punto e basta. No, i dolori ci sono cronici, acuti, il tempo, lo storico di ciascuno e allora sì potrei prendere una direzione per quanto riguarda o per quanto riguardano le posizioni che potrebbero migliorare. Ma se io non ho abbassato il livello di dolore, no. Il mio sistema nervoso centrale impara tutto. Stiamo molto attenti. Quel dolore acuto che non diventi un dolore cronico, oppure quel dolore cronico che non diventi ancora più lungo nel tempo. Ok? Credo che questa lezione sia stato utile per cercare di dare una visione un po' più ampia per quanto riguarda questo discorso del mal di schiena, che poi il mal di schiena eh, ce l'abbiamo tutti, va bene? Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di schiacciare la campanella di avviso per le prossime lezioni. Ci vediamo lungo le strade.